Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, utilizziamo i tarocchi delle dee. Questo è un mazzo molto bello che ovviamente ha un taglio prettamente femminile. Di conseguenza, con il metodo degli 8 arcani, o 7 più 1 come dico sempre io, cerchiamo di capire che cosa un uomo pensa di voi, nello specifico. Ossia, voi avete capito che gli piacete, magari c'è già stato qualche sorriso, qualche sguardo particolare, ma nessun approccio ancora evidente, diretto. Quindi so di piacergli, ma non si è ancora fatto avanti, non si è ancora dichiarato. Lo farà? Quando? Possibilmente. Quindi cerchiamo anche di estrapolare un po' le tempistiche dalla stesa e soprattutto cerchiamo di capire perché questa persona non si è ancora dichiarata, non si è ancora fatta avanti in maniera concreta nei vostri confronti. Se perché è una persona particolarmente, per esempio, timida, oppure una persona insicura, oppure perché magari è una persona già impegnata. Quindi chiediamo ai tarocchi delle dee di farci un po' capire come questa persona vi vede, che immagine ha di voi, sia ovviamente a livello estetico, ma anche a livello caratteriale. Che impatto avete avuto su di lui, il presente della situazione fra di voi, ciò che lo circonda, ruolo molto importante in questa stesa per quanto riguarda appunto questa posizione delle carte. Cerchiamo quindi di capire se obiettivamente questa persona possa o meno avere qualcun'altra al suo fianco. Cerchiamo di capire qual è già il legame, il filo rosso che vi lega appunto a questa persona. Arcano fondamentale, il consiglio degli arcani, cioè cerchiamo di capire cosa dovreste voi fare eventualmente per portare a casa un risultato, o eventualmente, ragazze, per lasciar perdere e magari virare verso qualcosa di meglio. E infine vediamo appunto il futuro, se questa persona si farà appunto avanti con voi in maniera chiaramente più concreta, magari con un invito, con qualcosa di più diretto. Vediamo un po' che indicazioni ci possono dare le carte per tutte coloro che si sintonizzeranno appunto su questa stesa per il principio di sincronicità, che io dico sempre qualcosa ci regala sempre in ogni stesa, anche solo una piccola riflessione. Allora, ok. Allora, appoggio qua il mazzo completo. Allora, credo di averle posizionate abbastanza bene. Poi comunque sapete che come al solito io poi ve le faccio sempre vedere. Allora, partiamo con la prima posizione, ossia il presente fra di voi. Ad oggi com'è la situazione? Vediamo un po'. Qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, la vedete un po' faticosa come cosa,
O voi e questa persona vi state incontrando, comunque l'avete conosciuta, in ambito professionale, o vostro, o suo, oppure lavorate insieme, quindi è l'ambito professionale di entrambi, perché i bastoni ci rimandano al lavoro. E quindi, essendo in un posto di lavoro, è chiaro che entrambi, o uno dei due, si cerca sempre di evitare in qualche modo di esporsi troppo al giudizio altrui, colleghi, datori di lavoro, clienti eventualmente. Quindi è una situazione che vedete un po' difficile perché è nata sul posto di lavoro, vi ripeto, o sul vostro o nel suo ambito professionale, oppure lavorate assieme. Il 10 di bastoni però ci rimanda anche alla fatica, alla difficoltà appunto della situazione. Cioè è come se per potervi avvicinare o anche solo vedere o anche solo parlare o anche solo avere un contatto più diretto tra voi e questa persona, insomma, si debba lavorare tanto. Quindi la vedete un po' difficile come storia, come inizio, come approccio. Avete degli impegni che in qualche modo fungono anche da impedimento. Parliamo di una carta di grado 10, quindi purtroppo potrebbe essere che o voi o comunque questa persona o addirittura entrambi siate già impegnati e di conseguenza, come tipico delle carte di grado 10, ci sia l'entourage familiare che in qualche modo possa fare da impedimento all'evoluzione di questa storia. Avete entrambi però voglia di ricominciare da capo. Parliamo di una carta appunto di grado 10, chiusura di un ciclo per aprirne uno nuovo. Quindi avete voglia entrambi di chiudere con il passato e ricominciare. Quindi molto probabilmente entrambi provenite da una situazione sentimentale molto insoddisfacente e anche sessuale, perché parliamo di bastoni. Quindi evidentemente o avete delle storie ad oggi ufficiali che però non vi portano più da nessuna parte, che volete chiudere entrambi, oppure vivete delle storie monotone, noiose, che da un punto di vista sessuale non vi danno nulla. Però vi ripeto, è una carta positiva sì, nel senso che vi fa capire, come vi dicevo, che avete voglia di chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo. Però rappresenta un po' un pensiero a volte sul pessimista andante, poiché appunto la vedete una cosa un po' difficile. Vi ripeto, o perché siete impegnati ufficialmente e quindi la vedete un po' difficile anche solo come frequentazione clandestina, diciamo, oppure perché è un rapporto nato appunto in ambito professionale. Di conseguenza la vedete come una cosa un po' complicata. Ci sono troppi sguardi, ci sono troppe lingue che possono parlare. E questo in entrambi i casi, sia se appunto sia una simpatia nata da un punto di vista professionale, sul lavoro o di uno dei due o di entrambi, sia appunto se sia una situazione appunto tra due persone impegnate. O magari può essere l'unione di entrambe le cose, cioè siete entrambi impegnati e per esempio lavorate insieme. Quindi le difficoltà si capiscono. Ok? Però vi ripeto, è una carta di grado 10, quindi la volontà, se non altro, di superare queste difficoltà c'è da parte di entrambi. Però è come se in questo momento vi sentiste un po' sfortunati, come se non riusciste a volte a vedervi, a guardarvi, anche solo a scambiarvi un sorriso, proprio per la presenza, la molteplicità, appunto una carta di grado 10,
di tutto ciò che vi circonda, che possono essere appunto persone, compagni ufficiali, colleghi, comunque diciamo degli ostacoli di vario genere. Quindi avete capito che per potervi approcciare bisognerà sudare parecchio. C'è un ottimo lavoro. Vediamo però che cosa lui vede di bello in voi. Allora, chiaramente qui abbiamo la papessa. Voi, che cosa vede di bello in voi? Voi. Allora, questa persona vi vede innanzitutto delle donne molto affascinanti, perché la papessa ha un enorme fascino. Ma rispetto all'imperatrice, che è un fascino forse più immaturo, il fascino della papessa è sicuramente un fascino magnetico, misterioso, lunare. Chi è questa donna bellissima, ragazze? È Iside, la regina di tutte le dee. Potrei anche fermarmi qui. Questa persona vi vede come la regina di tutte le dee, cioè la più bella tra tutte le donne belle. Quindi vi vede misteriosa, affascinante, saggia, vi vede anche come una donna matura, una donna discreta, una donna che non si esprime in maniera diretta, che non forza la mano in qualche modo, ma che proprio come Iside, che è la custode delle conoscenze, della scienza, della conoscenza occulta e della magia, voi sapete custodire quello che provate l'uno per l'altra. Quindi lui ha capito qualcosa di molto importante, ragazze. Sa che voi sapete, cioè lui ha capito che voi avete colto, ok, il suo essere attratto da voi. Ma ha anche notato, cosa che evidentemente gli fa molto piacere, che appunto sapete tenere nascosto questo vostro piccolo segreto. Ecco perché vi dicevo, vi vede una donna matura e saggia, non vi vede come una ragazzina pronta in qualche modo a accelerare un po' troppo la situazione, vi vede come una donna posata, quindi in grado di prendersi dei tempi e di anche lasciare a lui evidentemente dei tempi. Ma vi vede anche come una donna, vi ripeto, molto misteriosa, quindi con un fascino triplicato, proprio perché è come se in realtà voi non aveste fatto capire bene a lui cosa pensate di lui. Cioè, lui sa che voi avete capito che gli piacete, ma non sa se lui piace a voi. Perfetto. Questo lo sta attirando tantissimo, Perché è come se lui volesse sempre cercare di capire, ma allora io le piaccio? Riuscite veramente ad ammantarvi di quell'alone appunto di mistero che probabilmente lo affascina ancora di più. La papessa rappresenta l'intuizione, rappresenta la sensibilità. Quindi questa persona sa che voi lo pensate, che comunque fra di voi c'è già quel filo rosso, andiamo un po' ad anticipare, no? Questa posizione. Lui sa che in qualche modo voi avete già un certo languorino, però non sa quanto sareste appunto pronte ad aprirvi, a lanciarvi nella situazione. Ovviamente la papessa rappresenta il femminile, il materno, quindi vi vede anche molto dolce, molto tenera. Non vi vede una donna aggressiva, una donna di battaglia, vi vede una donna molto allegra, molto solare, nonostante appunto questo alone comunque di mistero. E vi vede 7 volte donne, ragazze, cioè è la femminilità per eccellenza Iside e comunque anche la papessa. Quindi vi vede estremamente sensuali, femminili. Vi vede proprio, vi ripeto, come delle donne complete.
Vediamo che cosa ha nel cuore, desideri e o paure. Allora, qui abbiamo il 6 di spade. Allora, questa persona vorrebbe incontrarvi in qualche modo in un ambiente un po' o in un frangente, in un momento di maggior solitudine, lontano da sguardi indiscreti. Il 6 di spade mi arriva da una carta abbastanza pesante, che è il 5 di spade, che rappresenta il conflitto tra più rivali. Quindi potrebbe essere che, se questa persona si è appunto impegnata, la sua compagna ufficiale possa essere in zona e quindi teme in qualche modo che evidentemente questa donna possa vedervi. Oppure lui potrebbe essere un uomo single ma molto corteggiato e quindi vuole evitare delle situazioni di gelosia e invidia. Oppure la situazione potrebbe essere ribaltata su di voi, cioè voi siete delle donne molto corteggiate e quindi lui vorrebbe in qualche modo potervi parlare e farsi avanti lontano da ipotetici rivali, tra cui potrebbe esserci anche eventualmente il vostro compagno ufficiale, nel caso in cui appunto per esempio lavoriate insieme o si conoscano. Quindi il 6 di spade rappresenta proprio l'allontanarsi da situazioni che possono diventare conflittuali e molto pesanti, per poter, diciamo, in qualche modo iniziare un qualcosa, ma in maniera, vi ripeto, molto tranquilla, molto serena, evitando scossoni, burrasche. È ovvio che questa situazione, poi vedremo sicuramente in futuro, deve essere gestita molto bene. Ecco perché il 10 di bastoni, ecco tutte queste difficoltà, perché questa persona sa che evidentemente per allontanarsi da queste situazioni di rivalità, di conflittualità, chiaramente necessita di una certa attenzione. Parliamo di spade, quindi un mentale molto appunto attento nel pianificare tutti i dettagli e soprattutto anche un'emotività pronta a farlo, cioè questa persona sa che non vuole più appesantire il proprio cuore con delle situazioni che lo potrebbero portare a soffrire, perché appunto il 6 di spade si allontana anche non solo da ipotetici rivali, ma anche da situazioni sentimentali del passato che sono state molto pesanti per lui. Ve lo dicevo sempre con questo 10 di bastoni. Cioè questa persona non vuole più soffrire per amore, non vuole più guai, vuole vivere una vita tranquilla e serena e di conseguenza vuole o allontanarsi, vi ripeto, da vostre rivali o da vostri rivali o da suoi rivali, oppure vuole allontanarsi da situazioni sentimentali che possano essere deludenti e pesanti per lui. Ok? Vediamo a questo punto che cosa questa persona vede che non va, gli ostacoli. Allora, qui abbiamo il 9 di spade. Allora, questa persona, vi ripeto, è un po' preoccupata perché il 9 di spade rappresenta delle preoccupazioni, rappresenta anche un cattivo riposo, degli incubi, un riuscire poco a riposare, proprio perché teme, e ve lo dicevo già con questo 6 di spade, di dover vivere delle situazioni che lo portino al fallimento, perché parliamo di una carta di grado 9. Quindi questa persona evidentemente arriva da un passato un po' burrascoso. Le carte di grado 9 rappresentano quindi l'aver sofferto tanto, sofferenze che hanno lasciato un imprinting un po' negativo sulla positività con cui questa persona approccia alla realtà. Ragazzi, anche se voi vedete questa persona molto attiva, brillante, attenzione perché in realtà
La motivazione per cui questa persona non si è ancora fatta avanti non è tanto l'ipotetica presenza di una rivale, quindi di un'altra donna nella sua vita, quanto delle paure interiori che ha, veramente cristallizzate nella sua interiorità, nella sua anima, che gli impediscono di vedere con un attimo di gioia e di positività il proprio futuro. Perché 9 di spade, 6 di spade. È una persona che si porta dietro una sofferenza che però, a mio avviso, purtroppo, innanzitutto non riesce ad esternare e poi soprattutto è una sofferenza che gli ha lasciato un po' di amaro in bocca. Cioè questa persona purtroppo ha delle cicatrici che non si sono ancora del tutto rimarginate, ok? Quindi diciamo che la ferita è quasi ancora un po' aperta. Quindi effettivamente è una persona che ha subito probabilmente dei tradimenti, la malvagità di alcune persone, perché chi è questa donna da questo aspetto così crudele? È Ate, la dea greca della follia e della sventura, della crudeltà, appunto, della vendetta. Quindi effettivamente è una persona che a livello sentimentale sicuramente non ha attraversato un periodo della sua vita estremamente positivo. Ecco perché tende a fermarsi e a frenarsi. Inoltre parliamo di un 9 di spade, quindi le carte di grado nono rappresentano sempre l'invidia. Quindi molto probabilmente teme che appunto questi suoi rivali ipotetici possano in qualche modo cercare di creargli dei problemi o dei fastidi, per esempio da un punto di vista professionale. Magari questa persona ha notato che voi siete ambite da altri uomini, da altri colleghi, per esempio, e teme delle ritorsioni da parte di questi colleghi. Cioè, non è una persona tranquilla, Quindi ecco perché questa persona fa fatica in qualche modo ad aprirsi a voi. Perché ha un mentale che sta lavorando tanto e a volte in maniera, vi ripeto, un po' poco propositiva. Non ha una personalità del tutto aperta questa persona, vi ripeto, fa fatica ad esternare le problematiche, fa fatica anche a chiedere aiuto. Per esempio, non si sente aiutato dal suo ambiente circostante, lui si sente solo. Il 9 di spade è la carta della solitudine, quindi pensa di non avere amici, di non avere nessuno che in qualche modo possa aiutarlo spalleggiandolo con voi, anzi pensa di avere dei nemici che sono capaci di colpirlo per magari arrivare a voi. Quindi sono delle paure interiori che questa persona ha in riferimento, vi ripeto, a delle situazioni del passato che veramente lo hanno segnato. Vediamo però effettivamente il suo ambiente, cioè se effettivamente sono delle sue paranoie o se in realtà c'è qualcuno da temere. No, sono delle sue paranoie. Allora qui abbiamo il 14° arcano. Quindi la carta della temperanza, assolutamente no. Lui in realtà potrebbe tra l'altro essere aiutato da qualcuno. La carta della temperanza rappresenta sempre anche un individuo che può venire in aiuto, una sorta di guaritore, una sorta di individuo saggio, mediatore, che possa in qualche modo addirittura mettervi in comunicazione. Quindi questa persona in realtà avrebbe la strada spianata anche da un punto di vista comunicativo, perché la temperanza rappresenta le comunicazioni. Inoltre la temperanza rappresenta anche delle comunicazioni nell'ambiente giusto, cioè, mi spiego, il posto in cui voi vi vedete e vi incontrate spesso, dicono gli arcani, in realtà sarebbe il posto ideale per poter scambiare due parole. Anche se per lui invece con questo 6 di spade abbiamo visto che non è il posto ideale, perché vorrebbe incontrarvi in un ambiente un po' più isolato. Ma in realtà vi ripeto ragazzi, sono delle sue paturnie, questa persona veramente si agita sul nulla, perché potrebbe già farsi avanti, non ha particolari nemici, sono delle sue paure che derivano, per carità, non parliamo di un folle, quindi da delle situazioni sicuramente del passato che, vi ripeto,
comunque lo hanno danneggiato, ma non in maniera così indelebile al punto da non permettergli in qualche modo di farsi avanti. Cioè, soprattutto l'ambiente che lo circonda, quindi amici, colleghi, non sono così negativi, anzi addirittura mi compare con appunto la carta della temperanza la figura di un ipotetico saggio, di una persona magari anche più grande a livello di età anagrafica di lui o anche di voi, che in qualche modo vi possa mettere in comunicazione, ma lui non sfrutta evidentemente queste opportunità o questa opportunità proprio perché in realtà ha delle paure che lo bloccano. Perché il 9 di spade rappresenta proprio l'ansia, anche se vogliamo gli attacchi di panico. Quindi è una persona che si fa veramente fermare da delle paure che però purtroppo non corrispondono ad oggi, vi ripeto, non c'entra il passato, ma ad oggi con la situazione odierna, perché in realtà, vi ripeto, l'ambiente in cui voi vi incontrate o in cui vi siete conosciuti la prima volta sarebbe, secondo gli arcani, invece l'ambiente giusto dove poterlo fare, perché è una situazione assolutamente tranquilla. La temperanza rappresenta la serenità, rappresenta sì il fluire lento degli eventi, quindi potrebbe essere un ambiente che comunque con qualche piccolo ostacolo che vedevamo all'inizio con il 10 di bastoni può per esempio ostacolare e magari rallentare il vostro conoscervi, però in realtà non lo blocca, anzi. Quindi è già, diciamo, un consiglio che vi viene anticipato, a prescindere da questa carta, appunto dagli arcani che in questo caso abbiamo estratto in questa stesa, soprattutto perché qui parliamo di un arcano maggiore. Quindi vi viene appunto consigliato di persistere, visto che penso che questa persona vi piaccia, altrimenti non sareste in questa stesa, in quell'ambiente e secondo quelle modalità, perché evidentemente è l'ambiente giusto, che andando avanti nel tempo può portare allo sblocco della situazione. Quindi gli arcani vi stanno già preannunciando un successo, cioè andando avanti in quell'ambiente, continuando a vedervi lì con quelle modalità in quel posto, vediamo poi se magari riesco ad andarci qualche altra dritta, ma generalmente direi che la situazione ad oggi è positiva, sicuramente la situazione andrà a migliorare e ci saranno delle ottime comunicazioni. Ma purtroppo questa persona ha necessità di sbloccarsi, anche un po' di ripulire la propria anima da delle paure. Tra l'altro la carta della temperanza ci parla di guarigione, quindi evidentemente è una persona che deve guarire, vi ripeto, da delle ferite purtroppo ancora aperte del passato. Sì, sicuramente, ecco, non avete incontrato e conosciuto la persona più tranquilla del mondo, questo sicuramente. Vediamo però a questo punto qual è il filo rosso che vi lega, cioè obiettivamente tra voi e questa persona. Vediamo un po' che cosa già c'è di bello e di positivo. 4 di bastoni. Allora, vi piacete ragazze? Allora, vi piacete vicendevolmente e questa è una cosa direi molto positiva. Allora, lui piace a voi piacete tanto a lui. Allora, siete entrambi pronti però, pronti ad una storia, pronti a vivere un'intesa armonica, perfetta. E soprattutto parliamo appunto di bastoni, cioè vi desiderate, ve lo dicevo già all'inizio con appunto il 10 di bastoni, quindi vi piacete molto da un punto di vista fisico. Lui vi vede come... Chi è questo personaggio? Donna Baffalo Bianco, la signora del popolo Sioux. Quindi lui vi vede come una donna forte, che possa in qualche modo aiutarlo ad uscire da queste situazioni, evidentemente. Dicevo che vi vede come la papessa. Quindi sa che voi sareste la guida ideale, il capo famiglia ideale. Quest'uomo ha un'immagine di voi molto positiva, molto ottimistica, perché vi dicevo, vi vede già come un'ipotetica compagna. Cioè sa che voi non sareste solo un'avventura. Il 4 di bastoni ci parla di un'unione stabile, duratura, ufficiale.
Vi dicevo con questo 10 di bastoni che entrambi siete pronti a chiudere col passato e a ricominciare, quindi a iniziare una nuova storia. Questa non è una persona che vi vede come appunto una donna, tra virgolette, da usare nel divertimento di una notte o anche di qualche notte e poi chiudere lì. Questa è una persona che vi vede in maniera molto positiva, molta stima di voi, non vi vuole usare, vuole essere il vostro compagno e vi vede appunto come una donna capace di stare al fianco di un uomo e guidarlo, guidare addirittura un'intera tribù. Quindi è una persona che ha molto rispetto per voi. Quindi non è una persona che ha mire di tipo unicamente sessuale. Mi fosse venuto il demonio, vi avrei detto: ragazzi, questa persona vi vede solo ed esclusivamente come un oggetto, purtroppo. Bello sicuramente, ma da possedere, punto. In questo caso invece vi vede come una donna che può portargli, sì, soddisfacimento da un punto di vista carnale, parliamo appunto di bastoni, ma anche da un punto di vista mentale e sentimentale. Tra l'altro il 4 di bastoni rappresenta anche i festeggiamenti, il divertimento, quindi vi vede, vi ripeto, come vi dicevo anche all'inizio, una donna comunque solare, una donna comunicativa, intelligente, discreta, sì, certo, ma comunque di grande fascino e anche di grande ottimismo e positività che abbiamo visto lui non ha. Quest'uomo ama molto il vostro sorriso, Non so se ve lo ha già fatto capire, ma ve lo dirà. Ama molto il modo in cui voi lo guardate e gli sorridete. Ama il vostro corpo, sì, ma ama anche molto il vostro viso. Questo è molto importante, proprio perché vi vede come una persona sana, che gli potrebbe far bene. Guardate come viene in contrapposizione il 4 di bastoni rispetto al 9 di spade. Quindi vi vede come una persona in grado di apportare luce, gioia e felicità alla sua vita. Quindi è pronta questa persona, ragazzi, per avere una storia con voi, Assolutamente sì. Vediamo il consiglio, dai, degli arcani. Allora, il 9 di denari. Allora, ragazze, fatevi vedere autonome, indipendenti. Fatevi vedere delle donne che in realtà non pendono dalle sue labbra. Quindi fatevi vedere delle donne che non hanno bisogno per forza di lui per andare avanti. Fatevi vedere delle donne comunque che sì, gli sorridono, lo guardano, apprezzano la sua presenza, ma che ogni tanto anche gli si negano. Evidentemente questo vostro modo di fare, che già era ripreso dalla carta della papessa con questo alone di mistero, a lui piace molto, perché evidentemente lo stuzzica. Quindi, per esempio, se è un vostro collega, non cercate sempre in qualche modo l'approccio con lui. Ogni tanto fatevi vedere immersa ovviamente nel vostro lavoro. Se per esempio vi incontrate sul suo posto di lavoro, perché per esempio lui è il direttore di un centro commerciale, vi faccio un'ipotesi, ogni tanto fatevi vedere indaffarate, quindi non sempre lì disposte in qualche modo a cercare il suo sguardo, perché il 9 di denari rappresenta proprio questo, la persona autonoma, indipendente, che vive tranquillamente anche senza il beneplacito degli altri e il giudizio degli altri. Ok, non ha bisogno degli altri per sentirsi realizzata. Chi è inoltre questa bellissima ragazza così femminile? È la dea celtica dell'abbondanza, Rosmerta, quindi è una donna molto bella. Di conseguenza, sappiate amministrare il vostro fascino e la vostra bellezza fisica, mostrandovi a questa persona al top appunto della vostra abbondanza. Guardate che gran raccolto che ha questa dea. Quindi mostratevi come, diciamo, qualcosa di cui questa persona possa usufruire, gustare nel maggior benessere, nel successo, in una ricchezza
d'animo, ma soprattutto in un'abbondanza di appunto materiale, fisica, estetica. Quindi fatevi vedere come una donna che possa, diciamo, saziare i suoi appetiti. Quindi mostratevi una donna indipendente, autonoma, che non dipende dal suo sorriso. Non cercate sempre il suo sguardo, ma mostratevi al top della vostra bellezza. Perché questo è un uomo molto attratto dalla vostra procacità, dalla vostra femminilità. Evidentemente gli piacete molto da un punto di vista proprio fisico, Sappiatelo stuzzicare a dovere. Vediamo quindi il futuro con questa persona, che cosa vi aspetta. Che bello, l'asso di denari. Allora, parlerete. No. Allora, questo bel fanciullo, bel signore, bel ragazzo, finalmente aprirà la sua boccuccia d'oro. Appunto, parliamo di pentacoli. Allora, in questo caso, chi è questa ragazza così splendida? Guardate, bendata. Ovviamente la dea Fortuna, la dea romana della buona sorte. È chiaro che questa persona sicuramente vi sussurrerà delle parole che al vostro orecchio risuoneranno come un qualcosa di soave, come una musica dolce, e sarà soltanto il preludio iniziale, parliamo di un asso di denari, ad una situazione che procederà in grande opulenza e ricchezza, quindi grandi soddisfazioni. L'asso di denari rappresenta quindi la comunicazione in senso assoluto, di conseguenza con questa persona voi avrete un dialogo. Sarà un dialogo probabilmente anche di tipo chiarificatore, perché è l'inizio, un asso, quindi questa persona vi chiarirà probabilmente anche il motivo del suo comportamento, ma ne veramente verrà fuori di tutto e di più, cioè questa persona finalmente vi farà capire che voi gli piacete tanto da un punto di vista fisico, perché parliamo appunto di pentacoli. Quindi ci sarà un nuovo inizio concreto e tangibile e ci saranno delle nuove opportunità che vi verranno offerte, tra l'altro anche dalla sorte, dal karma. Quindi, per esempio, riuscirete finalmente a rimanere da soli in quell'ambiente in cui appunto vi siete fino ad ora incontrati, e questo gli permetterà appunto di poter parlare. Quindi l'asso di denari rappresenta il successo, le mete raggiunte, delle nuove imprese che partono già bene. Voi sapete che tutti gli arcani minori hanno il loro corrispettivo negli arcani maggiori. L'asso di denari, a quale arcano maggiore si rifà? Al mago. Quindi pensate all'asso di denari come alla concreta realizzazione pratica del mago. Cioè questa persona finalmente riuscirà a dimostrare ciò che prova per voi, perché l'asso di denari è il principio attivo per eccellenza. È la potenzialità in un solo seme. Quindi vi farà capire che probabilmente sino ad ora tutto ciò che lo ha bloccato erano delle paure che verranno spazzate via. L'asso di denari è un po' una carta tra virgolette porta fortuna nelle stese, perché riesce ad eliminare la negatività delle carte che ha attorno. Quindi tutte queste paure che lui ha verranno cancellate. Quindi preannuncia veramente grande felicità, piacere fisico, sogni realizzati, ma anche progetti portati a termine. Quindi non solo voi avete dei pensieri particolari nei confronti di questa persona, anche lui sta cercando il modo migliore per potervi parlare, perché qui la progettualità riguarda entrambi. Quindi, vi ripeto, ci sarà un momento veramente molto interessante, un'opportunità che riuscirete a cogliere, per cui finalmente ci sarà un contatto.
Quindi, soprattutto sul piano affettivo, l'asso di denari rappresenta il messaggero d'amore, quindi dei legami che in qualche modo iniziano sotto i migliori auspici. Addirittura potrebbe portare al fidanzamento. Io ve lo dicevo che questa persona vi vuole al suo fianco. Inoltre, nonostante sia una carta di denari, cosa che so vi renderà felicissime, non è una carta lenta nelle tempistiche, perché annuncia entro breve tempo, quindi qualche giorno, massimo qualche settimana, un'importante comunicazione di carattere pratico. Quindi potrebbe essere che questa persona vi inviti direttamente, per esempio, a prendere un caffè. Ok? Quindi è in arrivo un messaggio importante. Gli assi rappresentano sempre le comunicazioni. E in questo caso abbiamo comunicazioni tangibili con l'asso di denari, Ma ci sarà veramente un momento di grande fortuna che entrambi saprete cogliere e ovviamente sfruttare. Quindi in breve tempo, finalmente, questa situazione si sbloccherà e questa persona finalmente riuscirà a parlare, a esprimere tutto ciò che prova per voi con questa meravigliosa carta dell'asso di denari. Quindi vi posso garantire che la situazione tra voi e questa persona procederà veramente molto bene, sotto i migliori auspici, e vi posso appunto garantire che, pur essendo partite da una situazione di ostacolo, con questo 10 di bastoni, qui tutti questi ostacoli, ragazze mie, sicuramente verranno cancellati, o comunque non avranno tutto il peso che evidentemente sino ad ora questa persona gli ha dato. Perché è chiaro che con l'asso di denari qui abbiamo una situazione che veramente prenderà piede nel migliore dei modi. Di conseguenza, ragazze mie, buona conversazione e buona prosecuzione di rapporto con questo baldo giovane.